Ciao, benvenuto in questo video. Io sono Simone e sono il primo sviluppatore TensorFlow certificato in Italia. Lavoro come Machine Learning Engineer in una nota società di streaming ad Amsterdam. In questo video andrò a darvi qualche dritta e qualche consiglio su come affrontare al meglio e in modo abbastanza velocemente l'esame di TensorFlow, quindi il TensorFlow Certificate Program. Vi dirò direttamente su quali risorse andare ad attingere, quindi su quali argomenti concentrarsi per evitare appunto di fare dei giri inutili, come almeno a me è stato solito fare in questo appunto nel campo del machine learning e comunque nel deep learning. E vi darò anche qualche consiglio su come settare il vostro ambiente di lavoro e se appunto non siete familiari con per esempio PyCharm. E niente, direi di cominciare subito. Ok, cominciamo col dire perché uno dovrebbe innanzitutto farsi la certificazione TensorFlow. Beh, tenete conto che TensorFlow è il framework di deep learning insieme a ovviamente PyTorch più utilizzato in tutte le industrie, in tutti i settori che trattano questo tipo di tecnologia. Quindi diciamo avere il certificato sul vostro curriculum, diciamo, attesta in qualche modo che voi avete una certa domestichezza con questo framework. Quindi diciamo, direi che è diciamo, un'ottima cosa da avere come certificato sul proprio curriculum. Quindi vi consiglio altamente di farlo, assolutamente. Allora, rechiamoci direttamente sul sito della pagina. TensorFlow Certificate. Eh, sentitevi pure liberi di esplorare un po'. Io andrò direttamente alla parte, diciamo, più tecnica. Allora, il costo è di 100 dollari, circa 90 euro, quindi diciamo è abbastanza accessibile. Una volta completato l'esame si verrà inseriti all'interno di questa network, ok, di questa rete di certificati all'interno del quale chiunque vi può trovare in tutto il mondo, vedete? Io sono stato contattato da persone dall'India, dall'Inghilterra, insomma da varie parti del mondo dove potete vedere, io ci sono. E appunto tutti i certificati faranno parte di questa rete, ok? L'esame, una volta superato, dura 3 anni e poi bisogna rinnovarlo. Allora, come dicevo, è un'ottima cosa da avere sul proprio curriculum, ok? Allora, parliamo direttamente dei requisiti per poter affrontare l'esame. Come vedete, il primo di tutti è Foundational Principles of Machine Learning e Deep Learning. Allora, se non avete base di machine learning, quello che consiglio è, diciamo, fatevi una piccola studiata su che cos'è minimamente il machine learning. In particolare, io vi consiglierei di approcciare i modelli lineari, in particolare la logistica, la regressione logistica e la regressione lineare. Se posso consigliarvi un libro, vi consiglio questo libro qua, Hands-on Machine Learning with Scikit-learn, Keras and TensorFlow. Allora, questo libro, mi raccomando la versione 2. Questo libro tratta veramente tutto, a partire dalle basi del machine learning, quindi anche a livello matematico, ma in modo molto intuitivo, in modo molto semplice e scorribile. Quindi vi consiglio di andarlo a vedere per quanto riguarda il machine learning, ma anche se non avete conoscenze di deep learning, vi consiglio assolutamente questo libro. Mi raccomando, prendete la seconda edizione che tratta TensorFlow 2. Ok, per quanto riguarda il deep learning, vi consiglio di vedere i capitoli 10, ehm, 11, 14, 15 e una piccola parte del 16, ok? Viene spiegato all'interno di questo libro, viene anche spiegato TensorFlow 2, ok? Quindi che è propedeutico per poter appunto passare l'esame. Un'altra cosa, ok, Building Image Recognition, Object Detection, no, Building Machine Models in TensorFlow 2.x. Ok, questo secondo requisito appunto è saper costruire un modello in TensorFlow 2.x. Bene, se volete un bel corso che è anche consigliato dal sito, andatevi a prendere questo corso qua che si chiama TensorFlow in Practice Specialization.
Questa specializzazione qua è composta da 4 corsi, ciascuno dei quali è composto da 4 settimane. Però non state troppo a prendere sul serio le settimane perché si fa molto molto velocemente. Secondo me nel giro di una settimana finite tutta la specializzazione. Questa specializzazione qui è molto 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 specifica per l'esame, vi spiega veramente tutto, è proprio hands-on, quindi è molto molto pratica e vi mette direttamente, direttamente costruire modelli di TensorFlow, ve li fa vi fa fare il training, vi spiega alcune cose riguardo appunto i modelli, poca teoria, si presuppone che abbiate un minimo di conoscenze di deep learning, ma per quel caso vi consiglio decisamente il libro, tra l'altro vi ho messo il link in descrizione. Se comunque poi volete avere delle basi di deep learning, io ho fatto una serie di video che è ancora in progress, che ve la linko. Comunque sia, questo corso tratta tutti i tipi di modelli che andrete a vedere all'interno dell'esame. Avrete reti neurali semplici, convoluzionali, natural language processing e anche sequence models con le time series. Ok? Fatevi tutti perché vi servono tutti per l'esame. Ok? Lui è l'istruttore. Ok. Ok, un altro requisito, Build Image Recognition, Object Detection, quelli che vi dicevo, Text Recognition. Allora, per quanto riguarda l'Object Detection, se è inteso l'utilizzo di YOLO, quindi tutti quei modelli che data un'immagine ti, mh, ti riconoscono i vari oggetti all'interno dell'immagine, quella non c'è nell'esame, non ve la chiedono. Almeno nel mio non c'era, ma quasi sicuramente, anzi sicuramente non ci sarà. Il resto sì, text recognition, convolution neural networks, tutte queste cose ci sono e vi consiglio di andarveli a vedere. Un'altra cosa che sicuramente ci sarà è appunto scritta nel quarto punto, using real world images in different shapes and sizes to visualize the journey of an image through convolutions to understand how a computer sees information. Ok, qui praticamente date immagini di diversa dimensione, dovete uniformare la dimensione delle immagini e darle in pasto a una rete neurale. Questa cosa qui nel corso di Coursera c'è, quindi state tranquilli. Per quanto riguarda l'ultimo pezzo, capire come un computer vede l'informazione, allora questa cosa nell'esame non dovrebbe esserci, però è interessante da vedere, diciamo. Praticamente va a vedere che ogni layer di convoluzione vede il risultato della convoluzione per capire quale parte dell'immagine, diciamo, è più importante nel predire il risultato finale, ovvero la classe, ok? Il plot loss e accuracy, questo sì, decisamente. Sì, sono molto veloci da vedere e comunque sono coperti all'interno della specializzazione. Exploring strategies to prevent overfitting, including augmentation and dropouts. Questo sì. Ehm, tutta la teoria della regolarizzazione per evitare l'overfitting. Questa cosa, sì, ve la fa vedere in pratica il corso di Coursera, però altrimenti se volete avere degli spunti teorici, vi consiglio di guardare il libro oppure il mio corso lo tratterà molto molto presto. Apply neural networks to solve natural language processing problem using TensorFlow. Qui sì, si parla di text classification, sentiment analysis, tutte queste cose qua. E sì, nel corso è sempre trattata a livello ovviamente pratico. Come si svolge l'esame? Allora, l'esame dura 5 ore ed è composto da 5 esercizi, nel mio caso, che sono di difficoltà crescente. Gli argomenti degli esercizi sono più o meno gli stessi, cioè sono quelli che sono stati descritti nei punti, quindi ci sarà uno semplicissimo con dei numeri, uno con delle immagini, quindi classificazione di immagini. Dopodiché, ah sì, una rete neurale, diciamo, complessa, quindi non convoluzionale, non ricorrente, una rete neurale semplice. Poi ci sarà una text classification, quindi sentiment analysis,
oppure semplicemente classificazione del testo con le Recurrent Neural Networks, oppure con le Convolutional, 1D Convolutional Neural Networks. Oppure, e no, e l'ultimo esercizio sarà sulle serie temporali. Qui non c'è scritto nei requisiti, però ci sarà un esercizio, almeno nel mio caso, c'era l'ultimo esercizio, era quello più complesso, era sulle serie temporali, ok? Che comunque è tutto specificato all'interno del corso di Coursera. Vi consiglio anche il corso di Coursera, anche perché almeno nel mio caso dei dataset erano molto molto simili, ecco. Per quanto riguarda l'ambiente di sviluppo, allora io vi consiglio di recarvi Review Candidate Handbook, ecco, e vi direzionerà verso questo PDF in cui vi spiega un po' più nel dettaglio tutti i requisiti e le varie regole dell'esame. Tra l'altro, prima di fare l'esame vi consiglio di essere sicuri, ecco, perché se non lo passate, se non sbaglio, avete 14 giorni, dovete aspettare 14 giorni, poi un mese e poi un anno, quindi diciamo cercate di passarlo al primo colpo. Pagamenti, registrazione, queste cose qui sono piuttosto facili da capire, comunque sia vi basta cliccare sul tasto registrate l'esame, poi verrete praticamente direzionati dalle istruzioni. La cosa su cui mi premeva molto molto, che secondo me ha bloccato tante persone, è qui Exam Environment, ok? Se cliccate su questo link verrete ridirezionati qua, in cui vi chiederà, vi dirà le specifiche tecniche per poter sostenere l'esame sul vostro computer. Allora, qui vi dice assicuratevi di avere Python 3.7 e la versione e PyCharm. Ok, PyCharm, per chi non lo sapesse, è un IDE di Python sviluppato da JetBrains. È necessario installarlo. Questo perché? Perché poi dovrete installare un plugin che praticamente vi consentirà di svolgere l'esame, in cui dovete fare l'accesso e il plugin comincerà, diciamo, a sorvegliarvi, a tenere il tempo, ehm, e all'interno appunto della sessione d'esame sottometterete i risultati a un server, ok? Allora, qui c'è una bella discussione da fare su questa cosa. Praticamente, qui vi dice su come settare l'environment, ok, Python 3.7, e vi dice di installare la 2020. Io ho installato la 2019 al tempo, però a quanto pare è stato aggiornato. Comunque sia, qui vi dice di settare, come settare l'ambiente sul vostro computer. Allora, a me non ha funzionato niente, avrò Windows, probabilmente non mi funziona niente. Qui vi dice di utilizzare VirtualEnv, io ho utilizzato Conda, ok? Allora, quello che vi consiglio di fare è questo. Praticamente, quando iniziate la sessione d'esame, lui in automatico vi andrà a creare una sessione, ok? Che quella sicuramente vi funziona, in cui va a installare le librerie TensorFlow e tutte le librerie necessarie per poter svolgere l'esame. Ok, io ho provato a seguire questo tutorial che vi permette di settare un ambiente sul vostro computer che vi permetterà di fare dei test. Ok, allora quello che vi consiglio di fare io è questo. eh, Tutto l'esame svolgetelo, almeno come ho fatto io, l'ho svolto su Google Colab, in cui mi permetteva di allenare i modelli, di trainare i modelli in modo molto veloce, molto efficiente. Infatti su Google Colab potete attivare la GPU. Per chi non sapesse cos'è Google Colab e se volete un ulteriore dettaglio su Google Colab, vi rimando al video che ho fatto. Comunque su questo Google Colab potete far girare tutti i modelli, fate girare tutto il codice dell'esercizio all'interno di ogni esercizio. Fatto ciò, salvate il modello su Google Colab, prendete il modello, lo mettete all'interno della cartella dell'esercizio e anche il codice che avete fatto lo spostate all'interno, lo copiate, incollate e lo mettete all'interno della cartella dell'esercizio. Fate attenzione perché c'è del codice precompilato, quindi cercate di copiare solamente le parti che avete fatto voi e aggiungendole quindi al codice che c'era già, ok? Non è difficile, è difficile a dirsi, ma a farsi è molto facile.
Fatto ciò, fate il tasto Submit e quindi cosa fa il plugin? Prende il modello, prende il codice, immagino, lo manda a un server e il server vi darà la risposta, vi darà la valutazione del vostro modello. La valutazione non è specificato su che cosa viene data, però immagino venga data su come il codice è strutturato e ovviamente ci saranno delle soglie di accuratezza, di errore che dovrete rispettare e basta, fondamentalmente questo. Quindi non state a perdere tempo, ecco, a cercare di settare in locale il vostro ambiente di TensorFlow perché, almeno nel mio caso, ho perso 2 giorni per niente. Alla fine quello che ho fatto, ho installato PyCharm, ho installato il plugin, mi sono fatto l'esame su Colab, ho preso il codice, l'ho messo, codice e modello e l'ho messo su ogni esercizio e sottomettevo il risultato. Fine. Così lo passate molto molto velocemente e senza troppi fastidi, capito? E questo è un consiglio importantissimo che vi volevo dare, però comunque sia se volete provare a farlo andare, seguite pure questa guida che vi viene data. Quindi per ricapitolare, quello che vi consiglio di fare è, se avete già conoscenze di Python e Machine Learning, andate direttamente sul corso di Coursera o se avete, se volete avere più info dettagliate per quanto riguarda il Deep Learning, guardate pure uno dei miei video della mia serie che però è ancora in costruzione, oppure guardate pure questo libro qua, vi ricordo che c'è il link in descrizione. Detto questo, io credo di avervi detto tutto. Se avete dei commenti, delle domande, scrivetemi pure nei commenti, scrivetemi su Telegram o LinkedIn. Sotto in descrizione ci sono i miei contatti. E nient'altro. Fatemi sapere. Ciao.